ragazzi, dopo 9 anni è finalmente uscito il film di FNAF e da come potete leggere dal titolo, oggi sono qui per parlarvene. Questo video sarà diviso in due parti, una spoiler e una non spoiler, che ovviamente arriverà prima con la non spoiler, così magari potete sentire quel che ho pensato sul film, sentirne un'opinione prima di andarlo a vedere, magari anche decidere se appunto vederlo oppure no. Io quel film l'ho visto il 31 con l'anteprima, quindi ci ho avuto abbastanza tempo per rifletterci, l'ho anche rivisto una seconda volta e quindi questi qua oggi sono qui per dirvi cosa ne ho pensato. Partiamo subito da una domanda furente, da una domanda spicy. È valsa la pena aspettare quasi 9 anni per questo film? Io personalmente l'ho adorato. Per me ne è valsa assolutamente la pena. Però c'è da dire che io sono un fan di FNAF da quasi quando è uscito, più o meno quando è uscito il secondo gioco. Quindi diciamo che io ho molto affetto verso questo franchise e aspettavo questo film da molto, quindi diciamo che forse la metterei così, per i fan mo ne valsa la pena. E come film normale ci sta, adesso ne parliamo. Allora, consiglierei questo film a qualcuno che... vi consiglierei questo film? Se siete un fan di FNAF e siete interessati magari, oppure siete delle persone che sono interessate a questo franchise, ve lo consiglio caldamente. Invece se siete una persona normale che magari sta decidendo se andare a vedere, che ne so, il film dei Paw Patrol oppure il film di FNAF al cinema, ve lo consiglierei comunque, però non so, perché non so se vi potrebbe piacere tanto, perché è un film abbastanza diretto ai fan. Però adesso ne parliamo. Facciamo grado per grado. Allora, adesso vi dirò un po' di cosa di cosa mi è piaciuto e di cosa non mi è piaciuto, ovviamente senza spoiler perché questa è la prima parte. Allora, secondo me il punto più forte del film ovviamente sono gli effetti speciali e i set. Gli effetti speciali sono autoesplicativi, gli animatronici in questo film sono fantastici e questo secondo me è dovuto principalmente dal fatto che sono animatronici veri, non sono fatti in CGI, cioè sono letteralmente animatronici veri fatti a copia e incolla dal gioco. Questa cosa è stupenda. Come si chiama? Steve Hanson's Culture Shop, dovrebbe essere la compagnia che l'ha fatti, ha fatto un lavoro eccezionale. Si muovono in un modo, sono davvero uno spettacolo visivo per gli occhi, già solo per questo, già solo per il fatto che questo film li ha portati in vita, diciamo, nel nostro mondo è già qualcosa secondo me di abbastanza ammirevole. Poi anche i set mi sono davvero piaciuti, come il set della pizzeria, che è un unico grande set, a parte per l'entrata con un set a parte. La pizzeria è un intero e unico set, infatti ne approfittano molto anche con le inquadrature, per magari facendo vedere grandi shot, cioè grandi riprese di tutta la pizzeria, magari di tutta la sala giochi. E questo, diciamo, secondo me aiuta con l'immersione. Dopo un'altra cosa che mi è piaciuta ovviamente sono tutte le reference agli easter egg, tutte le reference agli easter egg che sono presenti in questo film. E diciamo queste qua è il punto forte secondo me di questo film, sono appunto gli animatronici, il set, i costumi e tutte le reference e le chicche nascoste per i fan. Devo dire questo qui aggiungono molto al film, ma parliamo appunto di una cosa che rende un film effettivamente un bel film e non solo un money grab per fare come i film di Super Mario, ma effettivamente parliamo anche magari della storia. Allora, nella storia qua c'è abbastanza di cui parlare secondo me, perché la storia appunto come potete immaginare riprende molto dalla storia dei giochi, solo che diciamo nella storia del film può essere non apprezzabile per qualcuno che non conosce bene questo franchise o che non ha intenzione di diciamo seguirlo, perché lascia molti punti aperti, diciamo, non spiega tanto le cose, lascia molte domande aperte, lascia molti punti interrogativi. È un film che, diciamo,
a parte che appunto come hanno detto i produttori e la direttrice, non so come si dice, scusatemi, hanno detto che più volte che è un film dedicato ai fan, quindi per i fan è molto più facile, diciamo, sapere capire quel che succede senza che gli venga detto, diciamo, papale. Però anche perché è palese che questo film sia fatto anche per avere dei sequel che magari risponderanno alle domande più comuni, e quindi questa cosa magari per un visualizzatore di film normale potrebbe, diciamo, far storcere il naso. Dopo una storia molto particolare, molto, diciamo, appunto come ho detto non spiega molto, quindi molte persone potrebbero non capirci molto se non stanno attente a seguire. Infatti questo film è un film che beneficia molto da rivederlo, perché anche io che sono un fan di FNAF conosco bene la storia. Quando stavo a vedere il film per la prima volta stavo impallato così a vederlo con gli occhi attaccati allo schermo e con un sorriso a 46.000 denti, perché io aspettavo questo momento da molto tempo, ad essere sincero. Ho dovuto rivedere il film, diciamo, per capirlo un po' meglio. E sì, quindi la storia appunto è carina, ed effettivamente la storia mi aspettavo quello dal film. Dopo invece parliamo di una cosa che effettivamente è importante secondo me, è che il film è che effettivamente FNAF è un film horror, ma fa paura. Allora, qua c'è un discorso da fare. Qua farò una specie di mini pippone. Di sicuro non mi aspettavo che sarebbe stato un film pesante già dall'inizio, già prima che dicessero PG-14 e quelle cose là, i rating. Perché aspettarsi un livello horror come le FNAF VHS tapes, non so se ne avete mai sentito parlare, è abbastanza implausibile. Perché questo qui non è lo stile di Scott Cawthon, a lui piace molto lasciare intendere le cose, fare una libera interpretazione, cioè gli piace molto far l'horror non visto direttamente, quindi già non mi sarei aspettato un film horror, diciamo, in cui si vedevano i cadaveri, tutti smaciullati dei bambini, tutte cose così. Però comunque mi aspettavo qualcosina in più, perché secondo me in America il film è PG-13, cioè non mi ricordo un sesso di preciso, però l'hanno fatto in modo che tutti i fan di FNAF, che purtroppo, vabbè, che adesso sono per la maggior parte ragazzini, ma effettivamente anch'io sono un ragazzino, quindi dovrei stare un po' al mio posto, però l'hanno fatto principalmente per far vedere ai fan ragazzini il film, e il che ci sta, perché effettivamente sarebbe stata una scelta stupida magari fare il film 18 più, e dopo tutti i fan non potevano andare a vedere, perché diciamo dire a mamma voglio andare a vedere un film in cui ci stanno animatronici con cadaveri dentro, sarebbe stato un po' così. Però comunque mi aspettavo qualcosina in più, perché l'horror si riprende effettivamente. Anche i giochi hanno uno stile di horror molto simile ai giochi, che diciamo i giochi effettivamente, a parte i jumpscare, non è che facciano paura, sono più atmosferici, perché loro ti creano questo senso di sconforto, questo senso di ansia ai giochi. E poi questo lo rivedo molto nel film, perché effettivamente di scene che fanno paura non ce ne sono poche, se nulla. Infatti se volete state cercando un film horror che vi spaventi, questo non è il film giusto, purtroppo. E io mi sarei aspettato qualcosa di... mi sarei aspettato qualcosina in più, però per fortuna qualche scena di gore ci sta, qualche scena che comunque ti fa magari rizzare qualche capello per l'inquietudine ci sta, e questo l'ho apprezzato, però purtroppo mi aspettavo qualcosa di più. E magari con i prossimi film potrebbe anche essere, visto che adesso stanno rivalutando lo script per il prossimo film, ci stanno questi leak che stanno dicendo che Scott sta rivalutando il leak, cioè lo script per il prossimo film, in base alle critiche, quindi spero che sia effettivamente più horror. No, invece come ultimo punto della parte non spoiler, i personaggi, parlerò dei personaggi, che è un altro punto, diciamo, criticato del film, ma secondo me è una delle parti che io effettivamente ho apprezzato di più, perché vedere, diciamo, i personaggi del gioco, anche se, diciamo, non vi aspettate che i ruoli siano gli stessi, perché i personaggi dei giochi come Mike, diciamo, non vi aspettate che siano uguali, però comunque vedere i personaggi, anche se reinterpretati in una luce diversa, è stato davvero un'esperienza magica. Poi i personaggi come sono scritti personalmente a me sono piaciuti,
e questo ne parlerò di più nella parte spoiler, però secondo me è un film, come ho detto prima, che dovete badare molto bene ai dettagli, perché magari per qualcuno che già sa come va una storia e già può intuire molte cose, senza dover appunto andare a vedere tutti i dettagli, secondo me, specialmente meno sapete di questo franchise, più dovete prestare attenzione a quello che succede nel film, ai personaggi, come si muovono, come si esprimono, ciò che dicono, perché perdete molto. Consiglio anche una seconda rivisita, ma anche una o più rivisite al film. Ovviamente se non vi piace, se non vi piace, non vi piace, però vabbè. E quindi adesso direi di passare alla parte spoiler. Quindi siete avvisati, ho detto un po' tutto. E devo essere sincero, prima di passare alla parte spoiler vi dico che io il film lo apprezzo sia da un punto di vista da fan che da un punto di vista di film normale. Quindi diciamo, riassumendo tutto, un film, ottimi effetti speciali e set, una storia apprezzabile dai fan, difficile da seguire, magari in un certo senso incompleta, e personaggi, buoni personaggi. Gli attori mi sono piaciuti come hanno interpretato i personaggi, il doppiaggio è ottimo, secondo me, l'ho visto anche in inglese. E questo è un po' tutto, ve lo consiglio caldamente se siete dei fan, ve lo consiglio abbastanza se siete nelle versioni normali, e quindi magari vedetevi con i trailer prima di andarlo a vedere per decidere, comunque i soldi meglio non buttarli. E adesso direi di partire con la parte spoiler, e qui sarà un po'... qui ne parlerò abbastanza. Allora, qua ho molti pensieri sul film, in cui cioè sono molte opinioni forti su questo film. Innanzitutto, molte persone si sono lamentate della scena del fortino, la famigerata scena del fortino, in cui Abby, Mike e Vanessa, insieme agli animatronici, costruiscono un fortino. Ma secondo me questa scena mi è piaciuta abbastanza, e devo dire, secondo me forse è anche essenziale per il film, perché appunto una cosa che molto spesso si perde anche nella fanbase di FNAF, nelle persone che questo franchise non lasciano perdere da 8 anni, che effettivamente gli animatronics non sono cattivi di per sé, sono semplicemente dei bambini. Effettivamente i villain di questo film non sono gli animatronici, anche se pochi minuti prima di quella scena hanno ammazzato delle persone, ma effettivamente è William, che è stato detto anche da Vanessa che è lui che li istiga a fare queste cose. E anche nei film, cioè anche nei giochi si può intuire che gli animatronici, diciamo, non sono i bambini, non sono stato più lucido, perché cosa vi aspettate? Sono dei bambini che sono stati 20 anni da soli, uccisi, rinchiusi dentro degli animatroni, con una sola persona che gli parla, che è un pazzo assassino, e dice di fare quello che vogliono loro, che è l'unico loro amico. Quindi ci sta, secondo me, anzi era forse d'obbligo fare una scena del genere per, diciamo, ricordare a noi e anche agli spettatori che questi animatronici sono semplicemente dei bambini. Quindi questo secondo me ci sta. Forse una musichetta, diciamo, da montaggio epico, contentini, tutti felici, forse era un po' esagerata, però secondo me è una scena che ci sta. Dopo, un altro punto che effettivamente su cui non mi trovo d'accordo con i critici è il fatto che c'è una loro critica di Vanessa, che dicono che è un personaggio inutile e che sta di lì solo per, diciamo, fare esposizione. Ma ed effettivamente un po' è così, perché secondo me questo personaggio è incluso principalmente per, diciamo, spiegare come vanno le cose, la lore, anche alle persone non fan di questa serie che non capiscono nulla di quel che succede, senza qualcuno gli spieghi giustamente, cioè non puoi fare un film in cui non spieghi nulla solo per i fan. Però secondo me c'è un valore aggiunto perché, diciamo, specialmente c'ha un potenziale, secondo me, che magari si potrà vedere nei prossimi film. Ed effettivamente forse per la trama il suo scopo principale è quello, quindi magari su questo film posso anche starci che per quanto riguarda la trama Vanessa non sia, diciamo, molto importante, però il personaggio suo molte persone si sono lamentate che è scritto male, e su questo io mi trovo altamente in disaccordo, perché per esempio in quella scena in cui Vanessa, la scena appunto del fortino, che Vanessa appunto sta costruendo il fortino, tutta contenta, tutti felicini, no? Dopo
vanno su uno stanzino per prendere quei temi per fare il soffitto nel fortino, e Vanessa già lì inizia un po' a cambiare, e dopo nella fine, quando Abby fa una specie di incidente con la chitarra, gli dice a Mike: non la portare più qui o ti ammazzo, ti sparo, detto in inglese. Molte persone si lamentano anche di questa scena, puntando nello specifico, ma secondo me non hanno seguito bene il film, oppure appunto, come ho detto io, è un film molto denso, quindi ci posso stare anche che avete perso qualche dettaglio, però Vanessa, come ci viene detto alla fine, è una figlia di William Afton, e come ci è fatto intendere, come ha detto anche Mike, William, diciamo non l'ha trattata proprio benissimo, diciamo, e si può intendere, anche se non viene detto direttamente, ma anzi in realtà si viene detto direttamente da William, che lei, il suo compito è quello di aiutarlo con le sue faccende, con i suoi omicidi, con qualunque cosa stia facendo. Non voglio fare spoiler magari per eventuali film prossimi, per chi non sa effettivamente qual è l'obiettivo di William. Però effettivamente ci sta, perché lei non vuole fare questo, lei sta cercando di aiutare Mike a fuggire indirettamente da questo posto, perché già la prima volta in cui compare cerca di istigarlo ad andare via mare dicendo: ah, tanto prima o poi abbandonerai questo lavoro, soprattutto anche per tipo gli dici: ah, questo posto sono morti dei bambini, no? Così, se tu effettivamente vuoi aiutare tuo papà, non gli non dici queste cose. Né, secondo me, anzi probabilmente, anzi l'ha detto Vanessa alla fine, che lei ha cercato di aiutare Mike nel suo modo. Lei cercava di farlo andare via, di farlo salvare, diciamo indirettamente. Ari diceva: ah, tanto questo lavoro lo abbandonerai, questo posto è un po', ci sono morti dei bambini, quindi posso capire se vuoi abbandonare. Gli dice di non portare Abby, quindi diciamo fa tutte queste cose per cercare di aiutare Mike nel suo limite. Poi ci sta che abbia avuto quella specie di scatto emotivo, perché diciamo non è una persona più stabile, perché potete capire anche voi che aiutare un assassino con il suo operato a nascondere i cadaveri, diciamo, non è... e probabilmente è stata anche torturata da William, quindi diciamo non è proprio il massimo. Poi voi mi potete dire: ma queste cose non hanno dette nel film. Sì, però a parte che io già so la lore dei giochi, però queste cose si possono anche intuire semplicemente prestando attenzione a ciò che si dice nel film. Non sono semplicemente io pazzo, cioè non sono semplicemente io che so le cose per via del film. Quindi su questo punto mi trovo in disaccordo, anche secondo me Mike, cioè Josh Hutcherson, la sua interpretazione di Mike ci sta, perché mi è piaciuto molto. E anche Abby, effettivamente Abby è strana, però secondo me è un personaggio molto particolare. Abby, ci farò anche delle teorie in avanti, però magari su Abby ci posso anche stare che la gente non la veda tanto bene. Però vabbè, a parte questo, effettivamente queste piccole, diciamo, lamentele sulle critiche del film. Delle cose che non mi sono piaciute appunto è l'horror. Magari mi aspettavo qualcosina di più. Invece delle cose che mi sono piaciute, che magari non ho detto prima per gli spoiler, sono i minigame, quella scena iniziale, in cui una specie di scena di introduttiva del film con i minigame e tutta la musichetta. Quella mi è piaciuta molto. E una cosa che, oltre a quello che ho detto già prima, una cosa che non mi è piaciuta purtroppo è il finale. Perché come ho detto prima, il finale è molto aperto, lascia molti punti interrogativi. E la cosa è che purtroppo il finale, secondo me, a parte che forse è un po' cortino, dovevano allungarlo di più, che va un po' troppo dritto al punto, e non si esplora molto il personaggio di William. Cioè, perché una cosa che non mi piace è che William arriva, ci sta 5 minuti, pia calci Mike, tira una coltellata alla Vanessa e muore. Io mi sarei aspettato qualcosina di più, specialmente perché già l'hanno fatto vedere nei trailer in modo importante, hanno mostrato più scene di lui, quindi mi aspettavo che sarebbe durato di più. Però per quel poco che è durato, devo dire, è stato molto bello. Forse con la frase io non ritorno sempre a Always Come Back, adesso non mi ricordo come è in italiano, ma anche con la frase, anche se ho apprezzato una reference come un fan, forse non ci stava proprio benissimo nel contesto. Quindi il finale non mi è piaciuto tanto, perché appunto è troppo sbrigativo e William si è visto per poco purtroppo. Però tanto sappiamo che ritornerà, quindi
mi aspetto grandi cose dai prossimi film. E che altro c'è da dire? Gli animatronici sono perfetti. Quella scena, prima stavo dicendo che l'horror non mi è piaciuto, cioè no, mi aspettavo qualcosina di più. L'unica scena che ho apprezzato dell'horror sono la scena in cui Freddy, diciamo, taglia a metà la povera Max, con la bocca, fa il bite of 2000, nel marzo del 2000. E anche una scena in cui magari cioè in cui si vedono tutti i corpi degli intrusi, quella mi è piaciuta molto. E dopo alcune delle problematiche di che ho detto prima, cioè alcune delle cose della trama che non vengono spiegate o risolte sono, per esempio, Garrett perché viene rapito da William così a caso in Nebraska, cosa è successo alla zia di Mike e Abby, chi è Golden Freddy e per qual è qual è lo scopo di William. Tutte queste cose non vengono spiegate o anche quasi minimamente accennate, ma secondo me, cioè per me non è un problema perché verranno sicuramente spiegate nel prossimo film. Poi io che già so la storia dei videogiochi mi posso già fare una teoria, ma su questo effettivamente potrei capire perché un fan, cioè una persona a caso potrebbe, diciamo, vedere questi aspetti sotto un'ottica negativa. Per il resto, ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo film. Io l'ho adorato, l'ho adorato sia come film, cioè mi è piaciuto, e anche l'ho adorato come un fan di FNAF. E quindi prossimamente cercherò di portarvi dei video teoria sul film e magari anche dei predict, delle teorie su come potrebbero essere i film futuri. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta è stata appunto la canzone di Living Tombstone alla fine. Quella è stata un tocco di classe che ci aspettavamo un po' tutti. Cioè me l'hanno spoilerata per colpa di Instagram, il famigerato Instagram. Ma poi anche il cameo di MatPat, quello quanto è stato bello, anche se in italiano purtroppo non si è capito, cioè finché non ho visto la faccia, ma quasi manco me ne ero accorto che fosse lui, appunto, perché la voce è completamente diversa, giustamente, cioè non è che puoi obbligare il povero MatPat a imparare in italiano solo per una scena dei 20 secondi. Però e poi anche il coso, la scena finale, cioè l'easter egg finale, diciamo, in cui ci sta la canzone del Puppet e in cui ci sta la voce dei minigame di FNAF 2 che dice vieni a trovarmi. Quella devo dire che l'ho molto apprezzato. E devo dire questi sono un po' tutti i miei pensieri sul film. Dite che ne pensate voi nei commenti. Ditemi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se lo andrete a vedere, se non lo andrete a vedere. Probabilmente questa qua è una parte spoiler, quindi chi non l'ha già visto non penso che andrà fino a questo punto, anche se probabilmente metterò il capitolino che dice outro, però vabbè. Quindi vabbè, vi auguro che vi sia piaciuto perché io l'ho adorato, anche se non mi piace molto che sia tutto pieno di queste critiche negative perché secondo me è un ottimo film. Cioè, ottimo per i fan, magari abbastanza mediocre per chi non è fan. E quindi, vi auguro una buona serata, una buona giornata e arrivederci.